Bentornati sul mio Castaminatus Vlog TV. Allora, oggi devo ringraziare particolarmente Manuel di Maremma Wargames perché mi ha aiutato e coadiuvato con Army Painter. Voi sapete che Army Painter ormai è sponsor ufficiale, mi deve mandare del materiale per fare appunto dei format e poi di volta in volta mi manderà materiale gratuito, ma nel frattempo sono uscite un paio di novità che volevo farvi vedere assolutamente e presto, prima dell'altro materiale, quindi sono andato a chiamare Manuel che conoscendolo so che ha Army Painter e quindi volevo ringraziarlo tantissimo perché mi ha fatto lo sconto e per la disponibilità e la velocità, soprattutto 24 ore mi ha mandato il pacco, quindi incredibile. Grazie ancora Manuel. Detto questo, vi faccio vedere subito dopo la sigla una chicca di Army Painter. Dopo la sigla. Che chicca che mi sono procurato della Army Painter. Questo è il nuovo set di colori metallici completo, con dentro, oltre a tutti i colori metallici, il nuovo tech che hanno fatto, che si chiama Fairy Dust, che sarebbe la polvere di fata, che praticamente è un bianco metallizzato, in poche parole uguale a quello come concetto che vi ho fatto vedere di Metal Alchemy, della serie appunto dei colori, insomma, della SKE 75, no? In questo caso però Army Painter ha fatto un paio di tonalità che sono veramente belle. Ora lo apriamo così lo vediamo insieme. Pensate solo alla gemstone per poter fare le gemme rosse che poi basta glossare. Pensate invece per esempio al Night Scale, che praticamente è un nero metallizzato, fantastico come base per qualsiasi metallo scuro, oppure per esempio il Tainted Gold, che è fantastico per i Necron o per tutti quelli che possono essere i metalli un po' più rovinati. E poi volevo farvi vedere il masterclass che non avevo ancora tenuto in mano e finalmente ce l'ho fatta, il Wargamer The Psycho. Allora, tutti i pennelli che vedete bianchi della Army Painter sono sintetici in questo caso e sono praticamente triangolari, quindi la presa degli Army Painter è molto buona per chi ha bisogno di appunto possibilità di grip, diciamo, perché è veramente molto facile da tenere impugnato e non sfugge di mano rispetto a quelli volendo tondi, no? Perché chi si abitua è fantastico. La cosa incredibile di questo pennello è questa, vi faccio vedere da vicino. Guardate un po', se riesco, non so se riesco a mettere a fuoco perché è veramente dura. Guardate la punta di questo pennello rispetto al dito. È veramente piccolo. Questo credo che sia il pennello più piccolo che abbia mai visto in assoluto a livello di millimetraggio. Siamo oltre i 5 zeri e poi è talmente corto che vi permette di andare a fare gli occhi sicuramente delle miniature e quindi i riflessi più facili, per esempio mi viene in mente i riflessi bianchi negli occhi degli Space Marine, quindi sarà veramente molto interessante da utilizzare. Il Masterclass è diciamo, il prodotto di punta di Army Painter per quanto riguarda il Kolinsky e quindi avete praticamente credo un 2 zeri della Army Painter. Vediamo se riesco anche qui a mettervelo a fuoco, forse no, però vediamo un pochino. E comunque vedete questo qui rispetto al dito è circa un 2 zeri, ma la cosa molto bella di questo è che è un Kolinsky, quindi ovviamente stiamo parlando di pelo di martola. Il pelo di martola
ve lo ripeto, insomma, per chi magari è la prima volta che si collega al mio vlog, piuttosto che magari per ripetere, è praticamente il pennello con il pelo appunto più morbido e più comodo da utilizzare per mantenere la punta. Allora, Metallic Colors, vediamo un pochino cosa c'è dentro e vediamo il concetto di colori che ha Army Painter. Soprattutto intanto Army Painter ci abitua ad avere sempre un set molto importante, per cui guardate, in questo vedo che non c'è per esempio il pennello, però hanno messo le shaker, cioè le palline per fare lo shake, veramente comode, anche perché hanno un costo aggiuntivo che invece qui comprendono nel pacchetto, che comunque ha già un prezzo scontato rispetto ai colori presi a parte. Un ringraziamento da parte di Army Painter, quindi fantastico, e tra le altre guardate che meravigliosa questa cosa, ti chiedono se qualcosa è rovinato, se manca qualcosa è rotto, e vi chiedono assolutamente di scrivere a contact@armypainter.com per poter rimediare a questa cosa. I ragazzi danesi sono disponibilissimi, vi assicuro, solo per questo merita avere a che fare con loro. Poi abbiamo dentro il full range di 124 Warpaints, che tanto comunque vedrete presto qui da me in trasmissione. Io davanti in questo momento sullo sfondo ho il Mega Paint Set, che sono i primi 50 colori, mi mancano i 74 adesso, che andrò ad aggiungere praticamente con la sponsorizzazione, e vediamo un pochino, insomma, lì cioè, mi stanno mandando altro materiale, ma sicuramente io voglio avere tutta la gamma per poterla utilizzare tutta. Veramente fantastico questo, perché una delle cose di cui, diciamo, la community si lamentava di Army Painter era che andavano mischiati tanto, e Army Painter cosa ha fatto? Ha iniziato a mettere le palline shake gratuite e a spiegare come fare a mischiare, perché giustamente vi fa vedere che l'air e il medium, cioè l'aria e il medium trasparente, rimangono in alto perché sono leggeri. Il medium è il trasparente che si utilizza per fare i glaze, le lavature, eccetera eccetera, e quindi per allungare il colore e non diluirlo. Molto importante questa differenza fra acqua e medium. Il medium allunga il colore rendendolo più trasparente ma con la stessa consistenza oleosa, perché il legante è identico nel trasparente. Dall'altra parte, se usate acqua al posto del medium e basta, voi state diluendo il colore, il che vuol dire che pian pianino andrà a diventare completamente invisibile e trasparente se continuate ad aggiungere acqua, ok? Allora, l'heavy pigment medium, quindi sempre il medium e la parte pesante del pigmento, sta a metà, e poi tutto il pigmento più pesante sta sul fondo. Quindi quello che dicono loro è assolutamente di mischiare a testa in giù, dopo addirittura aver svuotato una parte di medium al top, ok? Cosa che per esempio nel caso del Vortex non serve. Il Vortex è il... ve lo faccio vedere, vediamo se riesco a puntarlo. Allora, eccolo là, vedete quello di Artis Opus? Questo qui, che adesso vi faccio vedere meglio alzando un pochino la luce, eccolo qua. Questo è il Vortex. Vortex è il modo migliore per mischiare un colore, perché è sufficiente, potete regolare la velocità, prendete un colore, lo mettete sopra e lo lasciate andare. In questo momento lui sta prendendo il pigmento pesante, come dicono loro giustamente, che dalla base viene fatto schizzare verso l'alto e va a mescolarsi fino al medium che c'è in punta. Ecco perché in questo caso non serve rimuovere nemmeno il primo medium. Poi lo girate al contrario, sta dentro perfettamente nella sua locazione e potete mescolarlo. Dopo un pochino di questo con la pallina dentro siete sicuri che i vostri Army Painter sono i colori più pigmentanti che ci siano in commercio, perché Army Painter fa effettivamente i colori più pastosi e pigmentanti. Il problema era saperli diluire nel modo corretto, e questo è il modo corretto. L'altra cosa corretta da fare subito, e questo vi faccio vedere quindi per imparare a utilizzare gli Army Painter, è mettere appunto la pallina. Come si fa? Allora, quando voi avete comprato i nuovi colori, prendete
le palline che loro tra le altre vi regalano, ma potete comprarle a parte ovviamente, di molti tipi. Questa che vi danno loro sono in acciaio inossidabile e l'ossido ovviamente rovina il pigmento e lo pigmenta a sua volta. In questo caso non si può ossidare. Quando avete finito la boccetta, idealmente potete levarla, lavarla e metterla all'interno di un'altra boccetta. Aprite il tappino, voi vedete che loro hanno già la parte diciamo bucata, quindi qui cosa basta fare? Si prende questa parte qui, si stacca facendo molta attenzione che non perdiate niente, fate cadere dentro una pallina. Qui loro suggeriscono addirittura di metterne 2 di palline, ok? Vi dico, serve o non serve, dipende come dovete mischiare. Io ne metto una e rimetto dentro il suo tappino, ok? E chiudete. Quando andate a mischiare avete la pallina. Questo è perché la pallina, ora non so se si sente, ma sbatte e va a rimuovere tutta la parte più pesante dei pigmenti, levandola proprio, raschiandola via dalla boccetta. Non serve nel mio caso metterne 2 perché ho il vortex. Se voi non avete il vortex, 2 palline sono meglio perché sbattono fra di loro e riescono a mischiare meglio, e loro già vi predispongono tutta la confezione come se ogni colore dovesse ricevere la sua doppia dose, quindi tranquilli. Qui abbiamo quindi l'Elven Armor, che sarebbe l'armatura elfica, abbiamo l'Azure Magic, abbiamo, me lo metto da parte di qua in modo tale che con l'Elven so che ho già messo la pallina, Royal Purple, guardate che bello, guardate il gemstone, questo non vedo l'ora di vederlo veramente in azione. Lo Zephyr Pink, che questo è fantastico, che non sembra, ma lo Zephyr Pink con delle velature fa proprio le cromature che danno questa colorazione leggermente rosa. Poi questo è quello che in assoluto voglio vedere di più, è il Night Scale, che già mischiato voglio vedere sotto sul fondo cosa salta fuori. Vediamo un po', è proprio nero, questo è veramente bello. Questo secondo me, ragazzi, questo è il colore definitivo per fare la base di un metallo col dry brush, siamo al top. Poi c'è l'Evil Chrome, Evil sarebbe il cattivo, la cromatura quindi cattiva, il Glitter Green e quindi il verde glitterato, il Tainted Gold, questo veramente con connotazioni un po' verdognole, veramente interessante. E poi fantastico il nuovo Fairy Dust, che è un effect, permette di diluire gli altri colori dando delle luci particolari, e poi soprattutto vi permette di fare per esempio un dry brush anche sopra ciò che non è metallizzato per renderlo metallizzato. Ora io ve li metto un po' così li vedete, penso che si vedano tutti, controllo in camera, sì, e avete, ok, anche questo. Eccoli qua, questa è la confezione. La confezione, adesso non mi ricordo esattamente il prezzo della confezione, ma mi sembra che siamo intorno ai 35 euro, e calcolate che ogni colore di Army Painter da solo costa quasi 3 euro, 2,90 euro e qualcosa, quindi in realtà 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, più l'effect che sarà un po' di più, quindi si superano le 30 euro, poi ci sono le palline e quindi siamo più o meno lì, siamo giusti. Poi tra le altre l'ho preso io appunto da Maremma Wargames, che fa di suo lo sconto del 15%, quindi conviene tantissimo questa confezione, specialmente se avete la gentilezza da parte dell'esercente che vi fa uno sconto. E vado avanti con l'interno. Avete gli Hobby Products, che sono tutti i prodotti, quindi un mini cataloghetto con tutti i prodotti dell'Army Painter, tutti i pennelli, tutto il kit che può servirvi per lavorare. Devo dire che Army Painter sta facendo dei salti da gigante nell'ultimo anno, ha fatto il sito nuovo che è incredibile, e devo dire la verità, ero già innamorato di loro perché non avrei preso altrimenti il Mega Paint Set 2 anni fa per iniziare il vlog. Poi ho spaziato ovviamente con altri colori, come qualsiasi altro pittore è giusto che faccia, però Army Painter mi è rimasta nel cuore sia per colorazioni, perché mi ricordano moltissimo gli anni 90-2000, dove si facevano ancora le basette in Goblin Green, e ce l'hanno il Goblin Green quindi proprio loro hanno proprio il Goblin Green che usavamo ai tempi, e poi hanno praticamente un match
perfetto fra il colore e il primer, e dopo hanno una scontistica e un prezzo che veramente è vantaggiosissimo. E qui avete, fantastico questo, avete praticamente un librettino che vi insegna a dipingere con le loro tecniche. Loro hanno varie tecniche, tra cui il dipping, che è stupendo perché praticamente voi avete un secchio, lo chiamiamo così noi, il secchio di wash, ficcate dentro con una insomma qualsiasi cosa abbiate, tipo pinzette, cose del genere. Loro usano addirittura una chiave inglese a pappagallo, mettete dentro praticamente la miniatura dopo che l'avete dipinta ed esce fuori perfettamente dippata, cioè fatta insomma appunto con il wash dappertutto. Lo lasciate scolare e dopodiché, se volete, fate anche i colpi di luce e avete già una miniatura egregia, velocissimo ovviamente come metodo. E qui vi danno tutta quanta una loro infarinatura su come si fanno i pre-step, step by step, tutte le quante le miniature, e quindi poi vi danno addirittura qui loro sono sponsor anche di Zombicide, che è il gioco della Come On, e vi fanno vedere appunto come fare anche a mettere il primer e avanti così. Insomma, ci sono moltissime informazioni. Questo è un libretto che è veramente utile per chi comincia l'hobby, perché ha tutte quante le informazioni che possono servire per imparare, e poi addirittura ci sono gli highlight, ci sono le ombre veloci, vi danno delle tecniche per fare il blu tonale piuttosto che il red tonale, eccetera eccetera. No, veramente questo è un super libretto. Tra l'altro vi spiegano appunto i vari pennelli, come vi dicevo io, no? I peli, insomma è quello che faccio io nel vlog, racchiuso tutto all'interno di questo libricino. Secondo me qui siamo veramente davanti a un prodotto completo, ok? Perché avete proprio il 360 quando comprate un loro set. Pensano veramente a tutto, quindi mi fa molto piacere farvelo vedere per questo motivo. Allora, farò una puntata ovviamente dove proveremo a fare delle spade magiche magari con il colore o delle armature. Nel frattempo vi faccio notare questa cosa: con il loro pennello dry brush, come vedete, praticamente loro cosa fanno? Se voi avete messo una base che potrebbe essere appunto una base di colore normale a pastello, con un dry brush dell'Effect nuovo Fairy Dust voi date la sensazione di metallizzato. Ma la cosa più bella in assoluto secondo me è la capacità di poter allungare i colori e quindi di poter dare con il Fairy un ulteriore green, per esempio, facendo diventare un verde chiarissimo, e vi dà la possibilità appunto di schiarire quanto volete per poter dare le luci ai vostri metalli. Ok ragazzi, facciamo un breve recap che ne parliamo un attimo ancora. Cose che fa la Army Painter, una di quelle che mi piace di più di questa azienda è che ha la capacità di migliorare quello che fanno gli altri. È una cosa che, se notate, fa la Apple da tantissimi anni, che non ha mai inventato niente. Io ho lavorato in Apple dopo la Games Workshop e quindi posso dirvi, anche avendo lavorato all'interno, che effettivamente si percepisce questa capacità di rendere semplice ciò che fanno gli altri e migliore. Quindi se gli altri hanno una telecamera fatta in un modo, loro la migliorano. Se c'era il lettore MP3, loro hanno inventato l'iPod. Se c'era il tablet, loro hanno inventato l'iPad, e poi diventano device che tutta l'umanità utilizza, tanto che ormai per noi certi gesti che Apple ci ha abituato a utilizzare sono diventati gesti quotidiani con un telefonino, no? Lo swap, lo swipe, eccetera eccetera, il tap, eccetera eccetera, che poi ovviamente tutti gli altri hanno preso, ma diciamo che loro sono diventati un filo conduttore, ma non hanno mai inventato niente, hanno sempre solo migliorato quello che c'era. Army Painter in questo caso veramente rischia di diventare la Apple dei colori, perché è focalizzata fortemente solo su quello e sull'hobby, quindi non fa miniature, non disperde l'attenzione, fa quello, fa oggettistica per l'hobby.
e poi ha questa capacità di migliorare tutto quello che fanno gli altri, quindi aspettano, vedono, quando provano gli altri prodotti probabilmente vedono come funzionano, cominciano a migliorare questa situazione finché hanno questa resa incredibile. Sono sicuro che questi colori qui per esempio sono fantastici, perché già ho visto la pigmentazione quando ho messo la pallina di acciaio dentro quello azzurro, quindi ragazzi preparatevi perché faremo delle cose stupende con questi colori. Io vi ringrazio tantissimo Army Painter, tantissimo ancora Manuel e Maremma Wargame. Vi invito tra l'altro ad andare a vedere il suo sito perché è veramente uno che ha uno stuolo di oggetti per l'hobby e per divertirsi, e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!